La domanda che ci porremo oggi ci permetterà di analizzare in modo approfondito la mente di Cloud ed il suo funzionamento. E noteremo come anche rimuovendo l'aspetto fantascientifico della riscrittura da parte delle cellule di Genova, riusciremo a spiegare comunque il perché del comportamento del protagonista di Final Fantasy VII. Per aiutarmi in questa profonda analisi ci accompagnerà in questo percorso anche Eden, che, come alcuni di voi sanno, è psicologa di professione. Riusciremo così ad avere un approccio più scientifico e verosimile al tutto. Avete notato che nel finale di Rebirth c'è un grande assente, una delle scene più memorabili della storia dei videogiochi. Un'assenza che ha fatto parlare e anche infuriare molti giocatori, che l'hanno infine bollata come un ennesimo cambio non necessario, o peggio, rovina dell'intero progetto. Ma è davvero così? Per teorizzare il perché della scelta dell'assenza del funerale di Iris nel finale di Rebirth, è necessario ripercorrere come si sia strutturata la mente di Cloud nel corso di tutti gli eventi precedenti, riuscendo così a formulare una teoria psicologica che non vada in contrapposizione con la teoria delle cellule di Genova, in quanto si ipotizza che gli scopi della mente e delle cellule coincidano. Prendiamo ora in considerazione gli elementi cardine di cui siamo a conoscenza dell'infanzia di Cloud. Padre avventuriero fermatosi a Nibelheim come molti altri. Era una persona che non riusciva mai a stare ferma nello stesso luogo. Lì conosce Claudia, la madre di Cloud, e dalla relazione con la donna nascerà appunto Cloud. Non sappiamo se l'uomo abbia o meno conosciuto suo figlio, ma sappiamo che è partito verso il Monte Nibel per non fare mai più ritorno, e verrà poi considerato da tutti morto in quell'occasione. Claudia era essenzialmente una donna di casa, che svolgeva piccoli lavori utili alla comunità di Nibelheim, come le altre donne del villaggio. Si è sempre occupata di Cloud. Premurosa e apprensiva, ma mai opprimente, occupa entrambe le figure genitoriali. Reprimerà la sua apprensione, lasciando partire Cloud. Per inquadrare il carattere di Claudia, possiamo ricordare l'aneddoto dei 2000 gil, che il padre di Cloud diceva essere sufficienti per potersene andare anche senza avere problemi. La madre di Cloud rivelerà al figlio che appena i risparmi si avvicinavano a quella somma, lei li spendeva in modo tale da trattenere il padre. In occasione della partenza di Cloud, sua madre consegnerà il vecchio borsello del suo compagno al ragazzo, con all'interno proprio quella simbolica somma. Cloud da quel momento chiederà sempre 2000 gil per ogni lavoro che dovrà svolgere, a dimostrare il forte impatto dell'aneddoto sul giovane ragazzo. Cloud ha 14 anni e è un giovane adolescente non ben integrato con i pari, in parte perché anni prima gli era stata attribuita la colpa dell'incidente che coinvolse Tifa, cosa che alimenta il suo senso di colpa e la convinzione di avere qualcosa da dimostrare. Il sentirsi in difetto rispetto alla premura della madre, unito all'assenza del padre, figura maschile, fa nascere in Cloud un desiderio di proteggere, di essere forte ed eroico, soprattutto nei confronti di Claudia e Tifa, le figure femminili più importanti della sua vita. Per adempiere al suo desiderio, prende come modello la figura esterna di Sephiroth, idealizzandola e iniziando a covare il sogno di diventare come lui, un soldier potente e ammirato, in grado di proteggere non solo le persone care, ma tutti. In Crisis Core siamo testimoni della sua grande vergogna nei confronti di Tifa per non essere ancora riuscito a diventare ciò che aveva promesso, nascondendosi dietro l'anonimato garantito dal suo elmo. Zack inizia ad essere quella figura che ha le stesse caratteristiche di Sephiroth, forse perché è più realistico come obiettivo, oltre ad essere un individuo che conosce in modo più personale e col quale sta diventando amico. Ciò che accade poi a Nibelheim si collega perfettamente a ciò che è stato detto. Gli elementi sono la grande delusione e la rottura dell'idealizzazione nei confronti della figura scelta come modello di riferimento, ovvero Sephiroth, e l'incapacità di proteggere le persone care, vale a dire gli abitanti del villaggio, Tifa e Claudia. Il trauma dell'incidente è complesso perché si unisce al lutto e alla cattura da parte di Hojo con tutto ciò che ne consegue. La sospensione nel Mako sancisce infatti il grande stacco dalla realtà e quando Zack e Cloud si svegliano, il territorio e la città sono perfettamente ricostruiti, come se nulla fosse successo, elemento che va a confermare quel distacco che la mente di Cloud sta già iniziando ad elaborare.
Zack non subisce l'avvelenamento, a differenza di Cloud che si ritrova in uno stato di simil coma. Si teorizza che chi subisce l'intossicazione abbia la coscienza che va e viene dal livestream. Perciò è come se nel periodo precedente alla morte di Zack, Cloud riuscisse a percepire, sebbene in modo distorto, ciò che lo circondava. Ce lo dimostra la scena di Ever Crisis in cui Cloud ripete parole di Zack che fa sue e che sono state pronunciate durante il viaggio dei due subito prima dello scontro finale di Crisis Core. よし決めたぞ俺は何でも屋になる Alla morte di Zack, Cloud si risveglia. La coscienza torna per un istante a riconnettersi con la realtà, ma l'impatto è troppo forte perché l'evento non solo rievoca il precedente trauma della morte di Claudia, momentaneamente sospeso grazie allo stato di intossicazione, ma anche la perdita del modello di riferimento, quindi la delusione delle azioni di Sephiroth e la sua successiva morte, addirittura per mano sua. L'entità della sofferenza è troppo per la mente di Cloud, che non reggerebbe integra e collegata alla realtà, quindi sceglie di difendersi e proteggersi dissociandosi. Con il termine dissociazione ci si riferisce ad un processo mentale nel quale, a causa dello stress provocato da un trauma, viene meno la capacità della mente di integrare automaticamente e completamente tutti gli aspetti dell'identità, della memoria e della coscienza. Il trigger di questo processo potrebbero essere state le parole di Zack mentre muore e l'eredità della Bastard Sword. お前が俺の生きた証 La mente di Cloud non può reggere il solo disturbo post-traumatico da stress. Per difendersi abbraccia quindi anche una serie di sintomi che fanno parte della categoria dei disturbi dissociativi. Ad essere colpiti sono proprio i ricordi, le percezioni, l'identità, i pensieri, le emozioni, il corpo e il comportamento. La memoria degli eventi inizia ad essere riscritta e falsata a partire dall'arrivo a Nibelheim, andando a sopperire anche i sentimenti di vergogna e inadeguatezza provati da Cloud, che assume in toto l'identità e le passate azioni di Zack, nuova figura a modello di riferimento, mantenendo però tutti i ricordi della sua storia personale precedente. In Remake e Rebirth, Cloud è un soggetto che soffre di disturbo post-traumatico da stress, ma che si protegge dal dolore della rievocazione dell'evento, riscrivendo in continuazione le proprie memorie, quando entra a contatto con uno stimolo potenzialmente pericoloso, in quanto potrebbe connettere la coscienza di Cloud con la verità ed entrare in contrasto con la propria riscrittura degli eventi, proprio come si ipotizza il funzionamento delle cellule di Genova. Tutto questo è mantenuto da una serie di fattori, in primis da Tifa, che paradossalmente non smentisce mai le parole di Cloud durante il racconto di Nibelheim, in secondo luogo dalla morte di Zack, unico possibile testimone di alcune parti di quel racconto. La sua morte infatti è ricollocata dalla riscrittura durante la scalata del Monte Nibel per arrivare al reattore, e infine dalla comparsa di Sephiroth nelle scene in cui solo Cloud può vederlo e nelle quali agisce come se volesse mantenere esattamente quella ricostruzione dei fatti. Vi ricordo che stando all'Ultimania i Sephiroth visti solo ed unicamente da Cloud sono due. Uno è quello presente nei ricordi effettivi di Cloud e l'altro è una vera e propria allucinazione, mentre ci sono altri due Sephiroth visibili a tutti, quello che grazie alle cellule di Genova muta l'aspetto dei tatuati nel proprio e quello del finale di Remake, che probabilmente ritroviamo anche in Rebirth, anche se non ci è ancora concesso sapere in quali occasioni. Se vi interessa avere qualche chiarimento in merito a questi 4 Sephiroth, vi rimando al video che a suo tempo fece il collega e amico Brian Farey. Lo trovate qua sotto, in descrizione. Cloud sviluppa anche aspetti paranoici che sfociano in aggressività, in particolare diretti verso Tifa, che è infatti l'unica figura potenzialmente pericolosa per il mantenimento della dissociazione e dei falsi ricordi. Ed è proprio Sephiroth ad instillare in Cloud il dubbio che lei non sia la vera Tifa, spingendolo ad attaccarla come se fosse un nemico potenzialmente pericoloso. Ciò che accade con la morte di Iris è molto simile a ciò che succede con la morte di Zack. Nel momento in cui la ragazza viene uccisa, vengono pericolosamente rievocati nella mente di Cloud i lutti precedenti. L'unico modo che ha la mente di Cloud per non frammentarsi definitivamente è quello di riscrivere anche questo evento. Questa volta non solo creando false memorie, come quella in cui riesce a fermare la Masamune salvando la vita di Iris, ma anche cancellando completamente parte dell'evento, che immaginiamo sia il momento del funerale, di cui vediamo solo il momento subito successivo, con i protagonisti seduti sul bordo della pozza d'acqua.
Teniamo ovviamente aperta la possibilità dei mondi paralleli con la luce arcobaleno, eccetera, eccetera, ma non è questo il punto del video e non cambierebbe comunque nulla. Cloud costruisce un ricordo di Iris che si risveglia nel momento in cui tutti si dirigono verso il suo corpo privo di vita. In quel frangente le persone intorno scompaiono. Iris, invece, ricompare viva e vegeta, o almeno è quello che pensa Cloud, al fianco dei suoi compagni, pronta a lasciare quel luogo insieme a loro. Ancora non possiamo sapere se quella che vediamo è una proiezione della mente di Cloud o effettivamente lo spirito reale di Iris. La scena con Red però ci lascia intuire che lo sia, ma questo non va assolutamente in contrasto con le spiegazioni date. È possibile infatti che sia la stessa Iris a volere che l'illusione dissociativa di Cloud non si spezzi e che lo aiuti in questo comprendendo quanto il dolore di una possibile riconnessione con la realtà sia per lui impossibile e intollerabile in quel momento. A mantenere la possibilità della ricostruzione dei ricordi di Cloud è la scelta di Iris di rimanere a terra e non salire sul Tiny Bronco di Sid insieme agli altri. Sarebbe infatti impossibile o troppo rischioso continuare per Cloud a vedere ed interagire con una Iris viva in presenza di tutti gli altri. Prima o poi sicuramente ci saranno dei momenti in cui Cloud entrerà in pericoloso contatto con la realtà e dovrà correre ai ripari come è successo in passato. Quantomeno però l'assenza fisica di Iris dal party renderà le cose molto più semplici. Non ci resta a questo punto che aspettare il fatidico momento in cui Cloud abbandonerà le sue memorie ricostruite e la sua identità distorta, che come sappiamo nell'originale è un processo garantito dal prezioso aiuto di Tifa, per poter finalmente assistere all'iconico funerale di Iris. E dopo aver analizzato così a fondo la mente di Cloud e il suo funzionamento, ci chiediamo: quando Sephiroth usa le parole "non sei altro che un burattino", ma burattino di cosa? O di chi? Di Sephiroth, quindi delle cellule di Genova? O della sua mente? Forse di di entrambi. Tifa